Ok, è iniziata la registrazione, siamo sul canale KTC, Killian the Coach, un canale Instagram e YouTube che si dedica e approfondisce tematiche come la leadership e la performance, sia in ambito atletico che in ambito aziendale. E oggi abbiamo la fortuna di avere Ottavio Sartori, amministratore delegato e fondatore di un gruppo, un imprenditorone, un gruppo chiamato Arredissima, attivo nel mondo dell'arredamento, con credo più di 150 milioni di euro di fatturato, 500 dipendenti. Ottavio, poi faccio una brevissima e sintetica introduzione per dare un po' l'idea di a capo di cosa sei. In questo momento siamo presenti con 25 strutture nel territorio italiano, strutture dai 1000 che vanno dai 1.500 ai 3.000 metri quadri di esposizione di arredo rivolti al pubblico. Ma stiamo facendo una serie di aperture, ogni anno apriamo circa 4-5 strutture e abbiamo pianificato già tutto quanto il 2025, stiamo pianificando il 2026 per prendere tutto il territorio nazionale, perché in questo momento siamo fortissimi, diciamo così, al nord e al centro e vogliamo andare al sud. Vogliamo tutto. Tra 15 giorni apriamo la prima sede di 2.500 metri quadri commerciali a Caserta e a marzo andiamo anche a Bari, poi pian piano stiamo facendo le altre serie di aperture, quindi soddisfatti. Facendo un po' di ricerche su di te, Ottavio, ho visto che 200 è sempre il tuo chiodo fisso o com'è? Quest'anno pensiamo di superare i 160, avvicinarsi ai 170. Il mio obiettivo è 2025 toccare i 200 milioni e verso con la serie di aperture e grazie anche all'investimento pubblicitario nazionale televisivo che stiamo spingendo per l'ultimo periodo, puntiamo ai 300 milioni 2027, anche perché ci sarà quest'anno l'introduzione di Berloni. L'anno scorso abbiamo fatto una bellissima acquisizione, abbiamo comprato il marchio di Berloni, lo stiamo rilanciando, abbiamo disegnato tutta una serie di modelli che già da ottobre comincerà a essere presente su delle Arredissima, su 4 Arredissima, e spero entro marzo di completare tutti questi corner di 200 metri quadri all'interno di ogni singola Arredissima, in modo da festeggiare i 30 anni di attività con la presenza anche di Berloni all'interno, per poi proseguire dal 2026 in poi proseguire con Berloni all'estero, quindi sviluppo all'estero di questo marchio molto molto sentito, che ha un brand veramente forte. Con l'analisi che abbiamo fatto all'estero hanno un ottimo ricordo delle cucine italiane fatte da Berloni. In questo momento siamo oltre 600 dipendenti, oltre che una serie di squadre che sono artigiane, che lavorano per noi per il montaggio dei mobili. Stiamo assumendo una media dalle 15 alle 20 persone mensili, nonostante il periodo, che è un periodo un po' di crisi a livello generale, ma con tutto quello che stiamo facendo, quindi con investimenti web, investimenti pubblicitari e aumentando la presenza nel territorio, siamo in crescita, quindi ovviamente fondamentale è trovare persone che sposano il nostro progetto e che lo vivono in prima battuta, come che viene anche dal nostro marchio, passione, amore, che fa parte dei nostri 7 valori aziendali. Perfetto, Ottavio, ti ho sentito parlare di persone, quindi che sarà un po' il fulcro della nostra intervista, di cui ti chiedo il permesso di poterla registrare, poi dopodiché te ne invierò una copia e mi dirai se poi posso, diciamo, pubblicarla sui diciamo, i nostri canali. Persone è un po' il centro di oggi dell'intervista. Volevo chiederti il rugby. Sbirciando un po' e cercando di conoscere la tua storia, so che sei dietro le quinte del rugby femminile di Villorba. Siamo campioni d'Italia. Volevo dire una bella situazione che mi hanno dato le ragazze quest'anno.
Complimenti perché insomma, campioni d'Italia è una cosa importante. Volevo chiederti come sei entrato in questa vicenda e se potevi aiutarci a fare un ponte, di capire un po' le similitudini che trovi nel mondo dello sport rispetto al mondo aziendale e magari qualche segreto di qualcosa che hai portato da un mondo nell'altro, cioè quindi magari dallo sport all'azienda o dall'azienda allo sport, e capire un po' cosa ne pensi tu di questo. Allora, il sport, io ho praticato poco sport purtroppo, ho fatto un po' di calcio, ma specialmente poi sono passato nel mondo rugby, che era più adatto a me, e il mondo rugby è una filosofia di vita, è un mondo molto bello. Là si lavora in team, il team è fondamentale, il rispetto dei ruoli, e si capisce che è la squadra che vince sul singolo, quindi tutti lottano con lo stesso obiettivo, con passione. Il rugby, chi fa rugby lo fa per passione. Questo è quello che mi ha colpito. Quando, avendo anche il presidente che è un mio amico, mi ha chiesto di entrare su questo mondo per aiutarli, perché ovviamente il rugby è poco sostenuto rispetto Certo. al sport, ho deciso di farlo e lo sto facendo molto volentieri, mi sta dando anche delle soddisfazioni molto importanti, mi piace. Per quello che riguarda la similitudine, ovviamente questo, ci sono parecchie similitudini del team di squadra con il rugby. Io prendo però molte volte l'esempio per quello che è come fare per seguire le persone, motivare le persone, avere il giusto sistema per poter portare avanti una propria squadra. Io prendo riferimento un esempio che mi è stato fatto molti anni fa, di un giocoliere. Il giocoliere con il classico bastone e i piatti, mette il bastone a terra, prende il piatto e inizia a girarlo, quindi segui una persona, non 10 persone a volta, segui una persona, far girare il piatto forte, quindi dargli una grossa spinta all'inizio, vuol dire affiancarlo, stargli molto vicino e affiancarlo nella fase iniziale, per poi intanto dargli un'occhiata. Inizi con la seconda, quindi il secondo bastone, prendi l'altro piatto e cominci a dargli un'affiancata, bella spinta per affiancamento, finché lui prende consapevolezza del ruolo, l'autostima e tutto. Poi con l'occhio controlli se l'altro piatto comincia a traballare e ogni tanto gli fai un colpo di giro, lo segui, ripianti un altro palo, un altro piatto, finché una persona direttamente può seguire 7-8 persone, non di più direttamente, poi può essere fatto indirettamente. E questo ovviamente bisogna sempre stare attento e controllare che i piatti non cominciano a avere dei movimenti, segni di caduta, e là ci vuole la motivazione, quindi affiancamento, motivazione, stimolarli in modo che loro continuino a proseguire. Loro a loro volta faranno altrettanto con tutto quanto il proprio team di squadra. Io ad esempio sto facendo questo con io e il mio socio, con i direttori, perché per ogni sede esatto, mi raccontavi dei direttori che hanno, che oltre a essere direttori da me, visto che nel nostro carta valori, nei nostri valori aziendali e crescita carriera è il primo, noi fin dall'inizio, quando una persona entra a noi, sa che c'è la possibilità di fare carriera, e quindi inizia un percorso da consulente, telefonista, centralinista, redattore, responsabile redattore, finché diventa vice direttore. Quando è vice direttore, che è preparato, che riesce a gestire bene una squadra, gli chiediamo: sei disposto a trasferirti a Roma, a trasferirti a Milano sulla prossima apertura? Se mi dà conferma, lo seguiamo, gli facciamo fare un percorso ulteriore per farlo diventare direttore, e poi ai direttori, quelli che dimostrano di avere
risultati, che portano risultati ovviamente in azienda, li facciamo entrare anche con una quota societaria minoritissima. Per quello che riguarda i parametri, semplicemente ho avuto una brutta esperienza perché sia io che il mio socio siamo partiti, siamo conosciuti all'interno del magazzino Benetton, avevano 2 magazzinieri, e lui orfano di entrambi i genitori, io orfano di padre, con mia mamma in pensione minima, quindi poveri in canna, diciamo. E pian piano abbiamo prima fatto un'esperienza di commerciale porta a porta, quindi coperte, lana merino, la migliore scuola, un po' di tutto, e questo ci è servito per farsi un po' le ossa. E poi io ho aperto, ho iniziato a aprire il primo laboratorio conto terzi per Benetton. Lui è diventato un responsabile nel settore del mobile, poi abbiamo deciso di aprire la prima struttura insieme in società, e siccome avevamo l'esperienza dentro su una fabbrica che non vai avanti per meritocrazia, molte volte succede l'amico, il parente, il raccomandato, e fanno strada grazie a questo, e noi eravamo sempre un po' infastiditi di questo, nonostante magari potessi mettere impegno. Fare l'analisi del bilancio è come fare l'autopsia a un morto. E mi ricordo ancora queste parole dopo 20 anni. Certo. Il bilancio, l'analisi del bilancio lo hai chiuso quello di dicembre, riesci a chiuderlo forse a maggio-giugno, quando te fai, se è morto, devi lavorare con i budget. Come fai il budget? Come faccio a sapere quanto? La prima volta lo sbaglierai del 20%, poi ti migliori, poi trovi le soluzioni per fare in modo di avere il lavoro pianificato. Adesso lavoriamo i budget ovviamente annuali, ma addirittura abbiamo business plan a 5 anni, che quella è l'evoluzione ancora, e quella può servire anche a livello anche bancario per poter controllare i cash flow, eccetera, eccetera. E Ottavio, parlavi di appunto di questi parametri e del condividere le informazioni tra squadre e squadre perché si possano raccontare i loro segreti. Come funziona? Lo fanno, non lo fanno? Come lo... Da noi lo fanno perché c'è un spirito, abbiamo un bellissimo spirito di appartenenza all'interno di Aredissima, che è molto forte. Okay. E questo, essendo anche tutte quante le cose chiare, trasparenti, non c'è mai maniera di guardarsi storto. Proprio c'è lo spirito è stato proprio spinto da noi, che un spirito per aiutarsi uno con l'altro a migliorare. E dopo ovviamente avendo le performance, ogni figura ha uno stipendio, che può essere l'amministratore di Aredissima Lodi, dal responsabile al redattore, al consulente, hanno uno stipendio più 2-3 meritocrazie in base ai risultati. Le meritocrazie dove sono date? Sui parametri di misurazione. Il direttore è direttore più ha 4 parametri di meritocrazia su 4 parametri di misurazione in base all'andamento della propria azienda. E quindi quando uno va bene, tutti siamo felici che vanno bene e vogliamo migliorare, anzi, gli chiedi per favore dimmi cosa stai facendo qua, ma addirittura gli do la possibilità di andare in azienda, quindi ci siamo in questo, è questo, diciamo così, uno dei nostri punti di forza. Ottavio, come sai, diciamo uno degli argomenti principali del canale, come parlavamo, è la leadership. So che hai fatto tanti corsi, hai letto molti libri e hai una enorme esperienza sul campo umana. Parli di questi direttori, hai parlato di affiancamento, hai parlato di alzare l'asticella. Al di là di tutto quello che è scritto, le chiacchiere teoriche dei libri, nella pratica, la leadership per te che cos'è e a cosa serve? Se posso chiedere.
serve assolutamente per far sì che l'ambiente di lavoro sia un ambiente sereno, bello, dove che le persone vengono a lavorare volentieri, e quando c'è un bel ambiente lavoro tutti fanno di più per portare avanti il progetto o l'azienda dove lavorano. Se ci sono climi non favorevoli, ovviamente subentra la delusione, la non motivazione, quello ovviamente porta poi di conseguenza a non avere buoni risultati. La domanda prima era, che ti ho risposto alla seconda? No, in realtà mi associ la leadership a un clima aziendale che cioè un leader deve curarsi del clima della propria squadra, perché quello porta ai risultati. Io porto la differenza, di solito guardo la differenza da quello che è un leader capo, un leader, e il leader è quello che prende il carretto e insieme con le persone dice dai, tutti assieme spingiamo, ok? Non dà gli ordini, quindi dimostra e fa lui per portare avanti il progetto, quindi si sporca le mani. Assieme a loro porti avanti i risultati. Non a caso anche noi siamo in prima battuta e siamo qua per spingere, magari delegando, ovviamente con il tempo impari a delegare, che anche questa è una delle forme migliori per diventare un grande leader, e bisogna ovviamente imparare a delegare, che non è facile. La delega, però, quando la delega riesci a capire la persona, che è una persona di fiducia, la riesci a motivarla, riesci a capire che puoi dargli, e ad esempio quello che fa un leader non è sgridarlo se sbaglia, addirittura c'è chi lo fa davanti a altre persone, quello è proprio l'errore più grande che può commettere. Quante parole. Ma assolutamente, se devo fargli osservare qualcosa, lo faccio osservare in un ufficio io e lui da solo, ma specialmente se decidi di delegare devi essere anche consapevole che devi permettere l'errore. Ovvio, certo. Dici di più, grazie di questo commento. Una serie di direttori o di persone che hanno lavorato per me, hanno commesso degli errori, anzi dico, non importa, senza, la prossima volta, mi raccomando, dirai che la prossima volta non farei più questo errore, no? E, ovviamente tutta cos'è l'esperienza? È tutta una serie di errori fatti e che ti ritrovi a non fare più e ti migliori. Bisogna cercare. Basta non fare lo stesso per 2 volte. Bisogna evitare, bisogna assolutamente non fare lo stesso errore 2 volte, perché altrimenti quello comincia a essere vuol dire pochino dei problemi ulteriori, ma evitare di fare errori grossi, ma gli errori base. Io spingo anche il mio figlio, che ha iniziato da poco il suo percorso imprenditoriale. Ho piacere che faccia degli errori, ne ha fatti leggeri, non li ha fatti pesare, è giusto che provi, che sbagli e che impari da questo, e vedo che sta crescendo anche lui, sta facendo le proprie esperienze, che è giusto che le faccia. Ottavio, una domanda: quando parlavi della leadership dei tuoi direttori di sede, di negozio, mi è venuto in mente questa domanda. Mi sono trovato nella vita, sia come gestore di squadre commerciali che adesso come coach, a vedere la difficoltà. Cioè, tu hai magari una figura che è molto brava con i numeri, una persona molto brava come performance, e tu, o perché è un grande venditore, o insomma è uno che performa, che però magari è un po' debole sugli aspetti che tu hai menzionato, qualificando la leadership, il delegare, il creare il giusto ambiente di lavoro, il saper fare le critiche in modo intelligente, non criticare in pubblico, tutti quegli aspetti che hai commentato prima. E poi altri che magari un'altra figura che è meno forte sui numeri, però umanamente più leader, più caricatore. Non so se ti sei trovato ad avere questo dubbio e a dire: ma adesso come ce l'ha?
è una delle scelte che facciamo tutt'oggi. Se ho una persona fortissima, devo fare crescere una persona per aprire una prossima struttura, e vedo che vedo molte volte, non sempre, a volte non è detto perché uno sia bravissimo fare un ruolo e tipo sia il più bravo arredatore in assoluto, che può essere un buon direttore, perché può essere un bravo direttore, un bravo redattore, ma il ruolo di responsabile redattore o il ruolo di direttore non fa per lui, perché è un bravissimo venditore, ma non sa, non crea team. Questo noi lo lasciamo come arredatore, che continua a fare i numeri, lo performiamo, lo motiviamo che continui a fare questo perché porta grandi risultati, ma sicuramente non diventerà un responsabile. Come è fondamentale crearsi gli obiettivi, per me è stata mi sembra 20 anni fa che ho voluto mettere giù il primo obiettivo, dopo una serie di obiettivi. Mi ero messo l'obiettivo di arrivare a 100 milioni. Credimi, non ci credevo che fosse possibile arrivarci. All'epoca avevamo 2 strutture, facevamo 7-8 milioni. Okay? Quindi mi sono messo 100 milioni, come posso arrivare a 100 milioni? Quindi mi sono messo un perché forte, 100 milioni, e dopo come arrivarci. Per arrivare a 100 milioni, che devo fare? Le strutture devono fare 7-8 milioni l'una. Quante devo aprire? Devo aprire 20 strutture. Come faccio per aprire 20 strutture? Devo fare crescere 23 direttori, che tutta una serie di cose che questo non è che l'ho messo in atto subito, ma avere questo obiettivo, che l'avevo messo anche sulla lavagna, che adesso quello da 200 milioni, avevo quello da 100 prima, 200. Il subconscio ti aiuta a, ogni volta che devi decidere che strada prendere, se hai questo obiettivo, la strada la scegli inconsciamente, fai tutte le scelte per poi un domani arrivare a questo. Ottavio, ti sento spesso parlare della parola affiancamento, che ovviamente, occupandomi di coaching, insomma, penso ne hai parlato prima con il Villorba, il rugby, ne stai parlando adesso con i direttori, quindi insomma sembra essere un valore, sembri avere le idee molto chiare a riguardo. Puoi dirci qualcosa in più? Hai parlato di massimo 7-8 persone da seguire. Insomma, il lavoro che stai facendo, il coach, secondo me è fondamentale, e nel tuo caso lo fai a livello professionistico, lo fai seguendo le varie aziende che stai facendo, le varie persone. Questo aiuta molto a far crescere. Sei un potenziometro di motivazione, di crescita delle persone, e questo è importante. Per esempio, quando mi viene proposto una valida persona che vuole crescere, ambiziosa, che vuole fare di più, mi viene fatta segnalazione, gli parlo, capisco se è adatto, avere la conferma che sia adatto a una figura di crescita, capisco la piccola storia che ha fatto fino a quel momento, e poi lo vado a affiancare a un mio direttore storico, che sarà, tra virgolette, il mio delfino, che è, diciamo, quello che prenderà il mio posto. Mi sto già preparando per la transizione, bravo. Poter uscire, 60 anni. Vabbè, quindi è intelligente da parte tua, sapersi fare da parte, prova di intelligenza. Da far crescere, per portare avanti il ruolo, visto che siamo struttura organizzata, quindi non sarà un passaggio generazionale, sicuramente, ma è più facile che sia un'azienda che vada avanti a livello manageriale. Io e i miei figli sto facendo fare crescita e carriera all'interno del gruppo, ma
la gavetta più che questa carriera, perché voglio che si fanno esperienza fuori e li ho fatta fare fuori, dopo lo riporterò dentro, dopo lo rimando fuori e dopo voglio fargli conoscere tutto quanto quello che è, sia i miei figli sia quelli di Franco, tutto quelle che sono le lavorazioni, come funziona il controllo gestione, come funziona un po' tutta quanta l'azienda, in modo che quando verrà il suo tempo possono partecipare al tavolo CDA, quello la stanza dei bottoni, diciamo, dove che possono essere in grado di valutare se il direttore generale e l'amministratore delegato li sta portando sulla giusta via o stanno facendo degli errori magari pesanti, quindi correggere il tiro. Questo dopo, se uno dei nostri figli avrà la leadership e ha le doti e le capacità per poter fare un ruolo importante, bene, ma altrimenti non spingiamo. Proviamo qualcun altro senza sfasciarci la testa. Preferiamo organizzazioni strutturate che loro fanno presente CDA e che portano avanti l'azienda al di fuori, avendo anche dei ruoli o all'interno o all'esterno dell'azienda. Voglio dire, quando hai delle difficoltà, nel senso, esseri umani hanno delle difficoltà sia quando le cose vanno giù che quando vanno su, perché alcune volte quando sei troppo di successo, poi comunque arriva sempre un difetto della tua forza, così come dei momenti bui emotivamente, mentalmente, insomma, immagino che avrai avuto i tuoi up and downs, anche quando sei estremamente di successo, poi invece magari succede un casino. C'è qualcuno a cui non lo so, chi supporta? Personalmente penso, sbagliando, perché sarebbe ideale di avere una persona per appoggiarsi nei momenti così, ma io piuttosto preferisco racchiudermi, fare riflessioni da solo, prendere le cose mai ripeto, a caldo, ma a mente fredda, capendo e sapendo, essendo cosciente che il tempo risolve tutto, basta affrontare le cose non tutte assieme, ma spezzettarle. Quindi se ho un problema cerco di iniziare a risolverlo pian piano. Risolvendolo pian piano, poi anche le cose più grosse, diciamo così, si risolvono. E quel fatto dei libri, l'audible che ascolto, mi faccio a volte anche motivare ascoltando un libro, mi carica perché entro nella parte, quindi mi faccio prendere dalle cose e questo dopo mi autocarico da solo. Ho imparato a autocaricarmi ogni tanto, o c'è chi si batte la spalla, ogni tanto io mi faccio i complimenti da solo, mi batte la mano, bravo Ottavio, bravo, magari a me i complimenti non mi fanno nessuno, quindi me li faccio da solo. Quante ne ho sentito, Ottavio, quante ne ho sentiti che dicono mi devo fare la pacca da solo perché qua nessuno mi faccio, bravo Ottavio, sei forte. Bravo, scrivi ogni tanto, Ottavio, butti giù le tue idee per iscritto? Io di solito lavoro a mappa mentale e quindi per me sono stati fondamentali anche quello, un grosso aiuto, come leggere anche il libro di 6 cappelli del pensiero di Stephen Covey, quindi per ogni tipo di ruolo mi metto il cappello, tipo sono anche responsabile marketing del gruppo, quindi mi metto il cappello giallo per fare responsabile marketing del gruppo, quando parlo all'amministratore ho il cappello blu. Ok. Ottavio, grazie infinite del tuo tempo e delle tue, diciamo, chicche di vita pratica, di successo.